Carissimi fratelli e sorelle, carissimi commissari di Terrasanta, oggi celebriamo la memoria del beato Frédéric Janson. Siamo invitati a volgere lo sguardo a un fratello che ha lasciato che la grazia di Dio imprimesse nella sua vita il sigillo della disponibilità, dell'obbedienza e dello zelo missionario. La sua storia non è solo edificante, è un appello, un incoraggiamento e per noi qui riuniti un vero programma di vita. Il beato Frédéric nasce a Givelt, nel nord della Francia, il 19 novembre 1838, una terra semplice, fatta di vento, lavoro e fede popolare, terreno fertile per l'umiltà che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita. Nel 1871 divenne maestro dei novizi e proprio in quel periodo incontrò padre Bernard di Orléans, già missionario in Terra Santa. Fu questo incontro, provvidenziale possiamo dire, a destare in lui il desiderio ardente di ottenere ciò che avrebbe poi definito il grande dono, cioè essere missionario nella terra del Signore. Ecco un primo messaggio per tutti noi. Dio chiama attraverso incontri concreti persone che mettono sulla nostra strada un desiderio nuovo, una direzione in attesa. Carissimi commissari, lasciamoci provocare da questa verità. Chi stiamo incontrando oggi? Chi la provvidenza ci sta ponendo davanti perché il nostro servizio cresca in autenticità e fervore? Il 26 aprile 1876, mentre si trovava nel commissariato di Parigi, padre Frédéric chiese ufficialmente di essere inviato in Terra Santa. Lo fece con semplicità, senza sapere che vari superiori avevano già intravisto in lui il futuro vicario della custodia. Il ministro generale lo accolse con prontezza, non senza il disappunto del provinciale che avrebbe voluto trattenerlo. E così Frédéric partì per la terra di Gesù. Arrivato a Gerusalemme, fu assegnato per 4 mesi alla Basilica del Santo Sepolcro come ogni nuovo missionario. Lì vide la dolorosa divisione della Chiesa. La tunica lacerata del Cristo continua a lacerarsi nei nostri dissidi, ma egli non si perdette d'animo. Da uomo di pace e di ordine, cominciò a scrivere suggerimenti e regole per evitare conflitti e favorire una convivenza pacifica fra le varie confessioni. Il suo lavoro divenne la base dell'attuale statu quo che ancora oggi regola la vita del Santo Sepolcro e della Basilica della Natività. Quanta attualità in questo esempio! Anche noi nel nostro servizio siamo chiamati a essere artigiani di comunione, a promuovere unità e non divisione, a gestire con equilibrio e carità tutte le situazioni. Il beato Frédéric ci ricorda che la Terra Santa non è solo un luogo da custodire, è un laboratorio di pace, fragile e prezioso, che chiede mani competenti e cuori riconciliati. Per 10 anni fu vicario della custodia, dedicandosi con generosità alle relazioni con le autorità civili, all'accoglienza dei pellegrini e al sostegno dei cristiani locali. Amava guidare i pellegrini e vedeva nei loro arrivi un'opportunità di evangelizzazione. Nel suo programma per i pellegrini non mancavano mai momenti di silenzio e di preghiera personale. Voleva che la Terra Santa parlasse al cuore, non solo agli occhi. Questo è un invito per voi, cari commissari. Non limitatevi a informare sulla Terra Santa, ma formate cuori capaci di ascoltarla. Fate dei vostri uffici, dei vostri incontri, delle vostre iniziative, spazi in cui la terra di Gesù diventi un luogo spirituale, un'esperienza di conversione e di incontro con il Signore. Il beato Frédéric ardeva dal desiderio di diventare santo. Così scriveva in una lettera: la grazia più bramata che oso desiderare
e di diventare un santo. E poi aggiungeva: i due buoni fratelli che sono qui con me ed io abbiamo preso la risoluzione davanti al Santo Tabernacolo di vivere come in una tebaide e di pregare con ardore perché il buon Gesù diventi la felicità della vita religiosa. Ecco un'altra lezione preziosa. La santità è comunitaria. Nessuno si salva da solo. Anche il servizio dei commissari vive di fraternità, collaborazione, sostegno reciproco, progetti condivisi, preghiera comune. La Terra Santa ha bisogno di una famiglia di cuori uniti. Tra le sue molte iniziative, ricordiamo la prima Via Crucis pubblica lungo la Via Dolorosa. Da allora divenne una pratica settimanale ogni venerdì e continua tuttora. È un gesto semplice ma potente, condurre i fedeli nei passi della passione. Anche voi, cari commissari, siete chiamati a condurre il mondo lungo quella via. La Terra Santa è una Via Crucis vivente, da presentare come luogo di consolazione, di speranza e di incontro con il crocifisso risorto. Nel 1881 il Beato si recò in Canada come questuante e organizzò la colletta del Venerdì Santo, appena rilanciata dal Papa. Diffuse la devozione ai luoghi santi coinvolgendo folle immense. Un giorno oltre 30.000 persone venerarono le reliquie della Terra Santa attraverso il suo ministero. Anche qui un esempio concreto per voi. Trovate vie nuove, creative, appassionate per far amare la Terra Santa. Il Beato Frederick non aveva mezzi moderni, eppure mobilitò intere città. Non era la tecnologia a muovere i cuori, ma la sua fede ardente, il suo amore appassionato per il Signore. Dopo una vita intensa donata senza riserve, rese l'anima al Signore il 4 agosto 1916. Carissimi, oggi celebriamo non solo un testimone, ma un compagno di cammino. Lo invochiamo perché ottenga anche a noi la stessa disponibilità, lo stesso zelo missionario, la stessa passione per la terra del Signore. E mentre la Chiesa continua il cammino verso la sua canonizzazione, osiamo fin da ora chiedere che, una volta proclamato santo, possa essere riconosciuto come patrono dei commissari di Terra Santa, lui che tanto ha amato, servito e fatto conoscere i luoghi santi. Beato Frédéric Janson, intercedi per noi, per il nostro servizio, per la custodia di Terra Santa e per tutti coloro che, attraverso il nostro impegno, potranno incontrare il Cristo vivente. Amen.